Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, o benvenuti sul mio canale, se è la prima volta che mi vedete. Oggi parliamo di quelle parole molto usate nella conversazione di tutti i giorni e molto usate anche nella comunicazione scritta, che devono essere accentate per forza. Vedremo anche che cosa succede se non le accentiamo. Cambiano significato. Iniziamo dalla categoria dei monosillabi. Abbiamo sì, se, di, la e li, ne. Ce lo facciamo entrare. Allora, le prime parole che dobbiamo imparare ad accentare per forza sono sì, se, di, la, li, ne, più. Allora, sì ha un accento grave, se ha un accento acuto, di accento grave, la e li accento grave, ne accento acuto, più accento grave. Che cosa succede se non mettiamo l'accento? Abbiamo detto che cambia il significato, quindi sì affermazione diventa il sì diventa pronome riflessivo oppure il pronome della forma impersonale. Quindi non è la stessa cosa, ok? Per dire sì, affermazione, dobbiamo mettere l'accento. Poi, se non mettiamo l'accento su se, che vuol dire in questo caso self, se noi diciamo solo se, diventa il se che introduce un'ipotesi, ok? Quindi significa if. Perciò anche qui, se non mettiamo l'accento, cambia il significato. Anche con di significa giorno, day. Se noi non mettiamo l'accento, è semplicemente la preposizione semplice di. La e li sono avverbi di luogo. La, li, con l'accento. Senza accento sono gli articoli determinativi, la e li. Si vede? No, vabbè, lo scrivo qua sotto. Ne è la negazione. Non voglio né questo né quello, che abbiamo visto nella lezione della settimana scorsa sui connettivi logici. Se tolgo l'accento diventa ne pronome e invece più senza accento non cambia significato, è semplicemente scorretta la grafia. Quindi con questi monosillabi sì, se, di, la, li e ne dobbiamo fare attenzione all'accento, ok? L'accento ci deve essere scritto perché altrimenti otteniamo altre parole con significati diversi, ok? Allora, adesso passiamo a tutte le forme verbali che dobbiamo accentare. Quelle più usate, ovviamente, quelle che mi vengono in mente adesso. Allora, la prima è ovviamente è. Verbo essere, terza persona singolare. L'accento è grave. Poi un'altra forma verbale che dobbiamo accentare è da, dare, alla terza persona singolare. Ok? Dare, questo è essere, quindi lui, lei è, lui, lei dà. Poi dobbiamo accentare anche la terza persona singolare del verbo potere. Quindi lui, lei,
può. Ok? In tutti questi casi dobbiamo usare l'accento grave. Di forme verbali che dobbiamo accentare ce ne sono altre. Per esempio il futuro. Nello specifico la prima persona singolare e la terza persona singolare. Prendiamo un verbo a caso. Da coniugare al futuro, prima persona singolare, terza persona singolare. Andare. Io andrò, lui, lei andrà. Ok? Quindi anche qui abbiamo accento grave. Sui verbi dobbiamo mettere l'accento grave. Un altro verbo. Nuotare, ad esempio. Io nuoterò. Lui, lei nuoterà. Facciamo un altro esempio per il futuro. Bere. Bere. Io berrò. Lui, lei berrà. Ok? E infatti. Un po' di succo di pesca. Poi passiamo alla categoria delle congiunzioni. E qui abbiamo però, così, perché, affinché, benché, purché. Queste sono tutte congiunzioni che dobbiamo accentare per forza e sono tra quelle più utilizzate. Però vuole l'accento grave. Così vuole l'accento grave. Perché, affinché, benché e purché vogliono l'accento acuto. Perché abbiamo questo che negli scritti letterari più formali lo potete trovare anche sotto questa forma, che accentato con l'accento acuto. E quindi ricordatevi questo fatto per accentare tutte le congiunzioni che finiscono con questo che, ok? Quindi ricordatevi che queste 4 congiunzioni vogliono l'accento acuto. Passiamo ora ai sostantivi, quindi ai nomi di cose, ai nomi di luoghi che dobbiamo accentare. Ce ne sono tantissime. Partiamo con caffè, università, città, tè, il tè, mi sono dimenticata prima di metterlo tra i monosillabi. Tè, il tè che si beve. Se noi non mettiamo l'accento, diventa te, un pronome personale, ok? Quindi attenzione, te vuole l'accento grave, come tutte queste parole. Caffè, università, città, te e altre parole tronche, ok? Le parole tronche sono quelle parole che portano l'accento sull'ultima sillaba e che dobbiamo accentare graficamente per forza. Tutte le parole come queste devono essere accentate. Un altro esempio, felicità è un'altra parola tronca e così via. Anche tutti i giorni della settimana devono essere accentati.
il fine settimana no, solo i giorni della settimana. Quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. E anche questi vogliono l'accento grave, ok? Quindi vedete che nella maggior parte dei casi abbiamo un accento grave sulle parole che devono essere graficamente accentate. Fatevi una piccola lista, scrivetevi in questa lista così che possiate memorizzare queste parole e i loro accenti mentre scrivete. Quindi che cosa abbiamo capito da questo video? Che le parole tronche devono essere accentate graficamente in modo obbligatorio e che c'è un'alternanza tra accento grave e accento acuto. Ovviamente dobbiamo fare attenzione ai suoni. Facciamo un esempio molto pratico. Allora, caffè, caffè, caffè. Vedete la mia bocca si apre, caffè. Perché? 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 Caffè. Perché? Il suono è diverso, ok? Quindi se io scrivessi... Aspetta, lo scrivo in rosso perché è sbagliato. Se io scrivessi così e così, avrei caffè, che non si dice, e perché, che non si dice ugualmente. Quindi perché caffè. E questo è utile anche per gli amici italiani che potrebbero essere in ascolto. Con lo stesso discorso, il verbo essere è, si può accentare solo così, ok? Così è sbagliato, così è sbagliato. Quindi accento acuto no, apostrofo men che meno, accento grave sulla E del verbo essere, ok? E ovviamente prima mi sono dimenticata di dire che se non accentiamo la E del verbo essere, è semplicemente... Dov'è? È semplicemente la congiunzione E, ok? Mi sono venute in mente altre parole che vi scriverò qui. Ciò, perciò, poiché, finché, e anche le terze persone al singolare del passato remoto, quindi ad esempio lei mangiò, andò, lui lei guardò, eccetera. Non ho nient'altro da aggiungere per adesso, ho finito la lezione, però vi dirò un'altra cosa. Se quando leggete non sapete dove mettere l'accento tonico, quando leggete le parole, sappiate che la maggior parte delle parole in italiano è piana. Che vuol dire? Vuol dire che l'accento tonico cade nella maggior parte dei casi sulla penultima sillaba della parola. Ok? Quindi regolatevi di conseguenza. Ovviamente non sempre è così perché abbiamo detto che la maggior parte delle parole italiane è piana, non tutte. Quindi questa informazione può essere utile, però appunto dobbiamo fare attenzione alle restanti parole che hanno altri accenti. Magari un giorno possiamo fare un video su tutti gli accenti tonici in italiano. Allora, se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto e grazie
per aver guardato questa lezione. Noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!